Ciao a tutti e bentornati su Green Italy. Io sono Claudio, oggi continuiamo a parlare di lombrichi, o meglio della nostra vermicompostiera domestica. Ho riassunto un po' quelli che sono i 6 errori più classici, quindi mi raccomando, non perdete la fantastica puntata di oggi, li andremo a vedere insieme. Mi organizzo e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao! Allora ragazzi, eccoci qua, bentornati su Green Italy. Oggi volevo appunto parlare degli errori più comuni, quelli più usuali. Ormai sono diversi anni che mi occupo di lombriche, è nata un po' come una passione che ho trasformato nella mia attività. In questi anni ho commesso tanti errori che vorrei condividere con voi proprio per evitare che anche voi li facciate. Allora, li ho segnati proprio per evitare di sbagliare. Direi di partire subito con il primo grande errore che potremmo commettere, ossia quello di alimentare troppo la nostra lettiera. Quindi che cosa succede se noi andiamo ad alimentare troppo? I lombrichi non riusciranno a mangiare tutto, e quindi soprattutto se abbiamo inserito degli scarti organici della nostra cucina, questi andranno in putrefazione e aumenterà anche l'acidità all'interno della lettiera. Questo potrebbe causare la morte di alcuni esemplari. E poi ragazzi, il problema grosso è che il contenitore è piuttosto piccolo e quindi se sbagliamo possiamo compromettere completamente. Pertanto, se degli esemplari moriranno proprio perché le condizioni non sono ottimali, si creerà una reazione a catena e quindi anche altri esemplari potrebbero morire. E quando l'ambiente diventa malsano, vi posso tra l'altro assicurare che l'odore del lombrico morto è veramente devastante. Diciamo che in poco tempo possiamo compromettere il nostro sforzo. Quindi come facciamo a capire qual è la quantità da mettere? Allora, faccio un piccolo esempio. Sappiamo di certo che ogni lombrico mangia indicativamente ogni giorno una quantità di sostanza organica pari al proprio peso corporeo. Ma quanto pesa quindi un lombrico? Allora, diciamo che anche lì si apre un mondo. Esistono 6-7 mila specie di lombrichi, parliamo di quelli più classici, quindi parliamo di Xenia fetida, Xenia andrei. Un esemplare adulto pesa all'incirca 0,6 grammi, il che vuol dire che se abbiamo all'interno della nostra lettiera 200 individui adulti, ok? 200 per 0,6 sono 120 grammi, quindi dovremmo andare ad alimentare giornalmente con circa 120 grammi di scarti di sostanza verde, quindi 120 grammi al giorno. Se alimentiamo una volta a settimana, non dobbiamo far altro che moltiplicare il fabbisogno giornaliero per il numero dei giorni. Tra l'altro ragazzi, facciamo sempre in tempo ad aggiungerlo, perché quello che abbiamo inserito nella nostra compostiera, e quindi la paglia, la carta, non sono un complemento d'arredo, ma parliamo sempre di sostanza che loro trasformano, e quindi vi garantisco che non moriranno di fame, ok? Quindi mi raccomando, non esageriamo con il cibo, importantissimo. Secondo errore, sbagliare gli alimenti, ossia introdurre del cibo che i nostri amici lombrichi non gradiscono. Allora, ho già detto, realizzerò a breve una puntata a tema, anzi tra l'altro vi invito già da adesso ad iscrivervi al canale qualora non lo foste, e soprattutto di attivare la campanellina, così verrete aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Realizzeremo, quindi stavo dicendo, una puntata a tema sull'alimentazione. Oggi però vi dico che comunque tutti gli alimenti non sono inseribili nella compostiera. I lombrichi ad esempio non amano la carne, non amano il pesce, non amano le cipolle, non amano gli agrumi, non amano i cibi piccanti. Ragazzi, atteniamoci ad inserire delle foglie, quindi gli scarti delle nostre verdure, i torsoli magari della mela, la frutta, la banana, e così non sbaglieremo, ok?
Terzo errore, la posizione della lettiera. Allora, parliamo di una compostiera domestica. Io sto facendo di tutto per darvi le informazioni affinché possiate conservare la compostiera all'interno anche di un appartamento, perché vi garantisco che se mi date retta non ci saranno cattivi odori e quindi la potete tranquillamente tenere in casa. Allora, di certo c'è che i lombrichi amano vivere in una temperatura che si aggira tra i 18 e i 24 gradi, quindi viene facile immaginare che se siamo a dicembre e mettiamo la nostra compostiera fuori e la notte gela, la temperatura scenderà talmente tanto, i lombrichi ne risentiranno. Altro esempio, al contrario però, e diciamo che lì nascono i problemi, se nel periodo più caldo, quando d'estate magari la mattina fa 40 gradi, se noi teniamo questa cassettina esposta al sole, non solo i lombrichi ne risentiranno perché abbiamo detto che non amano la luce, sono animali fotosensibili, ma il calore che si creerà all'interno di questo contenitore rischierà di farli morire, di cuocerli completamente. Tra l'altro anche qui ci si può agganciare all'alimentazione, perché nel periodo estivo non dobbiamo esagerare nell'inserire alimenti, perché la decomposizione crea una fase che viene chiamata termofila, quindi sprigiona calore, quindi il calore esterno magari l'abbiamo messo in una posizione sbagliata, l'alimentazione abbondante creerà qui dentro una temperatura a cui i lombrichi non sapranno sicuramente resistere, ok? Quarto problema, il controllo dei parassiti. Questo problema sorge più, diciamo, nel periodo caldo, nel periodo estivo, quando ci sono più insetti in circolazione, ma è sempre legato a una sovraalimentazione. Se noi andiamo ad alimentare troppo la nostra compostiera, creeremo un'esca per i vari insetti, quindi parliamo di mosche, parliamo di formiche. Tra l'altro noi abbiamo effettuato sulla parte superiore, sul coperchio della compostiera, dei fori, e quindi che cosa potrebbe succedere? Ma naturalmente che degli insetti potrebbero entrare dentro, quindi parliamo ad esempio delle mosche, e andare a depositare le uova all'interno della compostiera, cosa che vi assicuro non è bellissimo anche da vedere, perché poi diciamo le larve di mosca non sono belle quanto i lombrichi. Allora, cosa possiamo fare? In primo luogo, quando andiamo a realizzare la nostra compostiera, e quindi mi raccomando, se non avete visto la puntata dell'altra volta, vi lascio il link qui in alto, dobbiamo effettuare innanzitutto dei piccoli fori. E tra l'altro, cosa che magari vi farò vedere più avanti quando ci sarà la necessità, andrò a proteggere l'accesso andando appunto ad installare una piccola rete di copertura, proprio per evitare che degli insetti possano entrare all'interno della nostra compostiera. Tra l'altro, anche per evitare cattivi odori e quindi il richiamo di insetti, il consiglio che vi do: ogni volta che andiamo a inserire degli scarti di cucina, andiamo a coprire il tutto con della paglia, con del fieno. Questo garantirà sia l'umidità migliore per la sopravvivenza dei nostri lombrichi, ma soprattutto eviterà quell'odore che potrà essere richiamo per altri insetti. Quinto problema, la corretta umidità. Allora ragazzi, abbiamo detto che i lombrichi respirano attraverso l'umidità del proprio corpo, ok? Quindi dobbiamo garantire un'umidità sempre elevata, il che non vuol dire che dobbiamo affogarli. Tra l'altro in molti mi avete scritto e mi avete detto: ma come mai non hai fatto dei fori per far defluire l'acqua in eccesso? Allora ragazzi, se noi gestiamo la compostiera in questo modo, quindi come vi sto dicendo, non serve andare ad effettuare i fuori, perché non ci sarà mai acqua in eccesso. Innanzitutto, come facciamo a capire? Il sistema più semplice, premetto, noi nel nostro impianto utilizziamo dei rilevatori di umidità, di pH, quindi un pochino più tecnico, ma non c'è cosa migliore di utilizzare le mani. Quindi andiamo con le mani a controllare e monitorare la situazione. Guardate, io non ho aggiunto acqua,
ok? Abbiamo inserito all'inizio delle foglie che erano bagnate, abbiamo inserito del fieno che era piuttosto umido e le condizioni comunque sono queste. L'umidità è perfetta, adeguata, lo si può vedere anche dal fatto che i lombrichi hanno questa patina lucida che diciamo fa capire bene che l'umidità è quella corretta. Tra l'altro noi stiamo utilizzando un contenitore di plastica, contenitore che andrà chiuso, e quindi il che vuol dire che un po' come avviene in natura, l'acqua tende ad evaporare, si condensa e torna allo stato liquido sul coperchio della nostra compostiera, e quando è in eccesso ritorna e ricasca in basso. Quindi capite bene che se noi andiamo ad aggiungere troppa acqua, l'acqua non potrà uscire. Quindi mi raccomando, perché i lombrichi amano l'umidità ma non devono morire affogati. Tra l'altro, se esageriamo, andremo a creare all'interno della compostiera un ambiente anaerobico, quindi lo spazio che in questo momento è dedicato alle particelle d'aria verrà occupato dall'acqua, e questo porterà i lombrichi in asfissia, quindi lombrichi che inizieranno a morire, che cercheranno magari anche di scappare, perché come si fa a capire se le condizioni sono ottimali? Ragazzi, è facilissimo. Se noi abbiamo i lombrichi solo nella parte inferiore dove c'è il cibo, vuol dire che è tutto a posto. Se li vediamo che stanno cercando di scappare, ragazzi, quelli mica sono stupidi, nel senso che quando le condizioni non sono delle migliori, troverete lombrichi che cercano proprio per natura di uscire da questo contenitore. Se non li vedete vuol dire che è tutto a posto. Andiamo a vedere tra l'altro come stanno, ok? Perché l'abbiamo inseriti la scorsa settimana. Andiamo tra l'altro a monitorare come hanno degradato tutta la sostanza che gli abbiamo messo, tutto il cibo. Non si vedono tra l'altro già più le foglie. Guardate che quello che per me è uno spettacolo della natura, come stanno trasformando tutto nel prodotto che farà bene alle nostre piante. Così arriviamo a bomba sul sesto problema che potremmo riscontrare, ossia andiamo a inserire dell'acqua, magari per nebulizzare la lettiera, ma andiamo a mettere dell'acqua che magari è uscita dal nostro rubinetto di casa. È cosa di più sbagliato, ma perché? Perché all'interno c'è il cloro, e i lombrichi vi posso garantire che non amano il cloro. Quindi quali sono le due possibili soluzioni? Allora, quella semplice, soprattutto se abbiamo necessità di poca acqua, è di metterla a bollire per una decina di minuti, così il calore e la reazione che si creerà all'interno della pentola faranno in pochi minuti evaporare tutto il cloro. Altra soluzione potrebbe essere quella di andare a riempire un tino, una tinozza, un contenitore e lasciarlo esposto magari al sole, al vento, all'incirca 24-48 ore. Il processo è diciamo lo stesso, il cloro evaporerà quindi in questo lasso di tempo, e da quel momento potremmo utilizzare l'acqua per magari andare ad inumidire il tutto. Allora ragazzi, spero di avervi detto tutto, e soprattutto spero che i consigli che vi ho dato vi permetteranno di evitare eventuali errori che ho commesso io in passato. Quindi mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, mettete un like così mi date anche un feedback, e soprattutto fatemi sapere se volete approfondire alcune tematiche, perché per forza di cose oggi sono dovuto andare un pochino veloce proprio per evitare che il video diventasse troppo lungo. Ragazzi, per oggi è tutto, un caro saluto, e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!